Che cosa rende il coaching una professione e non semplicemente una buona conversazione tra due persone? Molte persone associano il coaching a domande efficaci, ascolto attivo e conversazioni trasformative. Ma la qualità di una conversazione, da sola, non basta a definire una professione. Una professione esiste quando esistono standard condivisi che definiscono come quella pratica viene esercitata. Nel coaching professionale, questi standard sono stati definiti nel tempo da organismi internazionali come la International Coaching Federation, conosciuta come ICF, e in Italia da associazioni professionali come ACOI, Associazione Coaching Italia, che operano per rendere la pratica riconoscibile, coerente e responsabile. In questo video vediamo perché gli standard non sono un elemento accessorio, ma il fondamento stesso della credibilità del coaching professionale. Nel coaching professionale gli standard sono criteri condivisi che definiscono il ruolo del coach, i confini della relazione, le responsabilità etiche e la qualità del processo. Organizzazioni come ICF a livello internazionale e ACOI in Italia hanno contribuito a formalizzare gli standard, rendendo il coaching riconoscibile come pratica professionale strutturata. Gli standard non sono formule da applicare meccanicamente, ma criteri di riferimento che orientano la pratica professionale. Senza standard, il termine coaching può significare qualsiasi cosa. Grazie agli standard, diventa una professione definita. Gli standard introducono un principio fondamentale: responsabilità professionale. I coach professionisti che si formano in percorsi coerenti con gli standard promossi da ICF o ACOI operano entro un perimetro professionale e non intervengono in modo arbitrario. Riconoscere i limiti del proprio intervento è parte integrante della qualità professionale. Nel coaching professionale, standard ed etica sono inseparabili. Un codice etico, come quello promosso dalla International Coaching Federation o quello adottato dall'Associazione Coaching Italia, rende esplicite le responsabilità del coach nella relazione. Per questo, quando si sceglie un coach, è utile verificare che il professionista sia iscritto negli elenchi di organizzazioni professionali come ICF o ACOI. Gli standard aiutano a proteggere la relazione di coaching da interferenze indebite, dipendenze relazionali, invasioni di ruolo e promesse realistiche. E allo stesso tempo aiutano anche le persone e le organizzazioni a distinguere un professionista formato e che opera secondo criteri riconosciuti da chi utilizza il termine coaching senza alcun riferimento professionale. Un equivoco frequente è pensare che gli standard garantiscano risultati. Non è così. Gli standard non garantiscono un esito, garantiscono un metodo. Il coaching professionale non promette soluzioni preconfezionate o esiti predeterminati. Aderire a standard riconosciuti garantisce invece che il processo sia strutturato, intenzionale e coerente con i criteri professionali condivisi a livello internazionale. La differenza è semplice ma fondamentale. Non si controlla il risultato, si tutela la qualità del percorso. Oggi il termine coaching viene utilizzato in contesti molto diversi. In questo scenario, gli standard rappresentano uno strumento di orientamento per persone e organizzazioni. Non riguardano solo chi esercita la professione o chi desidera lavorare con un coach, ma anche la formazione necessaria per diventare un coach. Diventare coach professionista non significa semplicemente frequentare un corso o apprendere alcune tecniche. Significa intraprendere un percorso formativo strutturato
e coerente con standard riconosciuti a livello internazionale e nazionale. Una scuola di coaching che opera secondo questi criteri garantisce competenze professionali definite in modo chiaro, un numero adeguato di ore formative, supervisione professionale, adesione a un codice etico riconosciuto e accesso a percorsi di certificazione ufficiali. Vira Human Training nasce proprio con questo orientamento: offrire percorsi formativi allineati agli standard internazionali del coaching, in coerenza con i criteri promossi da ICF e ACOI. Affidarsi a centri di formazione riconosciuti permette al coach di sviluppare una carriera solida, riconoscibile sul mercato e sostenibile nel tempo. Comprendere il ruolo degli standard significa comprendere che il coaching professionale non si fonda sull'improvvisazione o sul carisma personale. Si fonda su criteri condivisi, responsabilità esplicite e confini professionali chiari. È proprio questa struttura che rende possibile uno sviluppo professionale riconoscibile e spendibile sul mercato. Nel prossimo video vedremo in quali contesti il coaching viene applicato più frequentemente, chiarendo alcuni fraintendimenti legati alle diverse applicazioni del metodo.